Mancheranno 100 metri. Sperone tra la nord-est e la nord-ovest. Tra la nord-est e la nord, diciamo. Ale fra! Spesso mi dicono frasi come del tipo siete matti, è solo una droga, fate delle pazzie. Quando sento frasi di questo tipo è difficile rispondere perché generalmente non si sa tutto quello che c'è dietro e al massimo cerchiamo di giustificare tramite le emozioni che proviamo tutto quello che ci porta ad andare in montagna. È che ci sembra quasi di essere dei piccoli Batman che di notte combattono e vivono avventure incredibili e poi però di giorno non riescono nemmeno a raccontarle perché non si può, perché è difficile spiegare certe cose. La valle più bella della terra. Che spettacolo! Non siamo atleti, non siamo professionisti, non abbiamo la pretesa di essere presi troppo sul serio. Quello che conta per noi è vivere la montagna, vivere momenti autentici, nel massimo rispetto della montagna e dei luoghi che visitiamo, il tutto con spirito di amicizia. Poi tutto questo non lo facciamo solo per noi stessi, ma con spirito di condivisione, in modo da permettere anche ad altre persone di rivivere le stesse esperienze. Vediamo spesso video girati in Alaska, girati in paesi esotici, in Giappone, in Norvegia. Ma in realtà questo è proprio un aspetto che sta diventando sempre più fondante per il gruppo Effetto Albedo, ovvero andare a ricercare gite
angolini nascosti, incontaminati dietro casa. Abbiamo iniziato la stagione quella vera, diciamo, con la gita al Creton du Midi, al Sibilo del Cobra. È una linea mitica, è a sud pieno, sud-est prende un sacco di sole, è praticamente un pannello fotovoltaico. Quell'anno magicamente era imballatissima di neve. Iniziamo a guardare Meteo Suisse, Gulliver per le gite in vicinanza. Rilevazioni, stazioni, Meteo Live, Bergfex. Bollettini antivalanga, bollettini regionali, bollettini della Valle d'Aosta, bollettini del Piemonte. Oroscopo. E dopo 2 mesi di nevicate eccezionali, Sibilo is ready. Noi cerchiamo sempre la curva perfetta nel posto perfetto. Questo vuol dire che nella nostra testa si crea una proiezione mentale di quello che noi vogliamo disegnare e la massima soddisfazione è riuscire a fare quello che si è sognato nel posto in cui lo si è sognato, con la condizione nivologica e di compagnia che abbiamo sempre voluto avere. E questo fa parte proprio dell'esplorazione, quindi l'avventura ti proietta in una dimensione totalmente diversa da quello che è lo sci alpinismo classico. Per esempio quest'anno abbiamo sciato questa linea bellissima sulla Tersiva che, nonostante si vedesse benissimo dalla pianura, non era mai stata scesa con lo snowboard. Siamo partiti un venerdì pomeriggio, mi ricordo che la mattina con le idee poco chiare sento Francesco, sento Flavio, carico la macchina di splitboard, picozze, ramponi. Mi sa che la canna fumaria è un tantino otturata. Alle 4 ci risvegliamo, prendiamo il fornelletto che ha portato Francesco e ci mettiamo su un caffè. È ancora buio, si riparte. La vetta per fortuna si vede, le primissime luci del mattino la illuminano. È stata la realizzazione di un sogno. Ho fatto un traverso, no sense. Dopo un'ora di salita su neve veramente brutta, Flavio e Francesco davanti a me trovano il passaggio chiave e finalmente entriamo in parete. Ricordo che erano ormai le 11, il sole era fortissimo, avevamo 8 ore di salita alle spalle. L'unica cosa che mi ha dato la forza era che vedevo la cima lì, la vedevo davanti a me e pensavo a quanti mesi avevamo pensato a trovarci in quel momento. Per cui prendo la testa, la immergo nella neve e mi dà una botta di freddo, una botta di vita che mi ha dato la forza di andare avanti. Oggi, ragazzi, ricordo Boris che c'era con noi in quella gita che a 3 metri dalla cima Quello è vero. è affondato fino a metà coscia nella neve, non riusciva più ad uscire.
e ho iniziato a imprecare come un dannato. E sicuramente è stata l'uscita in vetta più emozionante della mia vita. Noi prendiamo come riferimento le montagne d'inverno, le osserviamo molto e a volte veniamo proprio illuminati dalla forma di una parete, dal fatto che sia aguzza, dal fatto che ci sia un canale nevoso che la solca perfettamente in tutta la sua lunghezza. Veniamo attratti proprio dal senso di bellezza che infondono queste montagne. La Torre di Lavino è una bellissima montagna che dà sulla pianura, visibile anche dalle nostre città, dai nostri paesi in cui viviamo, quindi questo aumenta sicuramente il fascino delle montagne. È una montagna che presenta questo canalone in alto, in realtà dalle difficoltà non estreme, ma che è protetto in basso da una serie di balze rocciose che sono sempre state praticamente inaccessibili. Il traverso era abbastanza sgiai, nel senso che sgiai in piemontese vuol dire che fa un po' così paura, ecco. Entri in questo, diciamo, pendio sospeso, parete sospesa, che secondo me ti dice sei arrivato, adesso i pericoli sono finiti, e poi è bellissimo perché sei lì sopra, sembra di essere in un altro mondo. Sciare su dei pendii che non sono mai stati toccati da esseri umani sicuramente è un aspetto che aggiunge quel pizzico di avventura, di adrenalina e di esplorazione, perché sulle nostre montagne è ancora possibile esplorare, è ancora possibile avventurarsi in posti dove praticamente non è mai stato nessuno. Prima di scendere, commovente. Cinema. La cosa forse che tutto il resto non ha, che invece lo sci ripido, posso dire quello, perché lo sci ripido ti porta a una condizione, almeno a me, ovviamente, mentale, dove comunque il resto si azzera, cioè è quasi una sorta di deserto emotivo, tu sei lì, la parte emotiva è tutta lì, il resto è una cosa veramente che non riesco a trovare, e non è sempre così, solo non in tutte le discese. Sono certe, proprio mi portano mentalmente al limite, ed è quasi una calma piatta, come se come si dice, nell'occhio del ciclone, cioè in quel momento lì c'è una tensione perché comunque intorno tu lo sai che è tempesta, tra virgolette, cioè sono cazzi, tra virgolette, cioè comunque sarà impegnativo, però sei calmo dentro, no? E sei lì, ed è una condizione molto particolare. Vi racconto un aneddoto che ha fatto poi nascere il nostro logo, il logo di Effetto Albedo. Fermo! Sono sopra proprio. L'uscita dalla parete nord del Gran Paradiso è stato qualcosa di magico ed emozionante, perché dopo aver attraversato questa terminale, aver scalato questa parete nord con l'ansia, la tensione di poter provare del ghiaccio, e dopo tutta questa tensione che si rilascia, arrivare
sulla cresta e vedere finalmente lì la cima vera del Gran Paradiso è stato molto bello, è stata una grande soddisfazione, una liberazione. E da questa fotografia che mi hanno fatto i miei amici è nato il logo di Effetto Albedo. You've got your hand on a button now. Una componente fondamentale delle nostre gite scialpinistiche è lo studio che precede di giorni, settimane, talvolta anche di mesi, la vera gita. È una passione che ci coinvolge da inizio novembre a inizio luglio, metà luglio. E caratterizza tutte le settimane, tutte le giornate, perché non possiamo fare altro che monitorare costantemente le previsioni, lo stato delle montagne, i venti. Specialmente anche lo studio della storia meteorologica, quindi che cosa è successo nei giorni prima in quella determinata valle, per sapere ad esempio gli strati di neve, come sono coesi tra di loro. Già, sta crosta. Dunque, con gli strumenti di cui disponiamo oggi è molto più facile pianificare le gite in montagna rispetto al passato. Adesso la capacità sta nel riuscire a ponderare queste informazioni e avere un quadro chiaro della situazione. La nostra filosofia è un po' quella di sciare linee estetiche, magari raramente percorse, possibilmente anche mai percorse, abbiamo un'intera lista, ma di sciarle con la miglior neve possibile, con la miglior luce possibile. Questo tante volte implica un po' il fatto di autolimitarsi, perché spesso siamo costretti ad attendere anni o addirittura siamo costretti ad abbandonare progetti che sembravano quasi ormai concreti, quasi pronti da andare a sverginare come pendii. Eppure innumerevoli volte ci siamo dovuti fermare e ci siamo detti piuttosto aspettiamo anni, ma torneremo a sciarla con una polvere 5 stelle e con un albedo da piangere. This is Effetto Albedo. Spettacolo! Swimming Powder Boy.
No. Occhio, raga. Brutta. Qua è ghiaccio vivo. Dunque, per essere chiari, non è sempre tutto rose e fiori. Quest'anno, durante una gita, eravamo quasi al completo, il gruppo al completo. Siamo saliti distaccati di 50-60 metri, non abbiamo udito mai nessun rumore di assestamento, insomma siamo stati molto attenti e niente, a un certo punto è proprio capitato quello che tutti temiamo, ovvero quella porzione di imponderabile, di rischio che non siamo riusciti ad azzerare, si è manifestata. A un certo punto, alla sesta, settima curva, probabilmente sono stato meno leggero del solito, dietro di me si è creato un piccolo distacco. Io non mi sono accorto di nulla, ho sentito dopo un po' un urlo dietro di me ma non ero sicuro e ho continuato a sciare finché sulla mia sinistra ho visto qualche sbuffo di neve raggiungermi e poi superarmi. Semplicemente ho smesso di fare curve, ho iniziato ad andare dritto cercando di allontanarmi dalla valanga lungo la linea di massima pendenza e una volta arrivato giù mi sono defilato sulla destra. Ho provato quasi un senso di dispiacere, non tanto di paura quanto di rammarico per aver generato quello che sempre cerchiamo di evitare, e sicuramente faranno parte di un bagaglio che ci porteremo dietro e cerchiamo di trarne un insegnamento e portarne via qualcosa di buono. A posto! Il ravanage è quasi una costante per le nostre gite. Cos'è il ravanage? Vuol dire partire per una gita e con l'idea di fare qualche taglione sul sentiero finire per cespugli di rododendri, pozze di neve marcia, terra, tronchi caduti, insomma le classiche cose che finiscono per rendere insidiosa una gita che era partita come semplice e rilassante. Un certo caldo. Si pella. Maschera anti-age. E utilizzo sempre tavole non splitboard, quindi faccio sempre le gite con le ciaspole e la tavola sullo zaino per accentuare ancora di più il tasso di ravanage. Traversata completata, non resta che tornare in 5 a metà. Come assemblare una macchina piccola con 5 sciatori? Non si potrà entrare, ma fra metti le ciaspole dei piedi in macchina. C'è da ricordare anche il tasso di ravanage elevatissimo nel filmare. Quello che spesso pesa di più è il arrivare in cima, magari con un lieve piacevolissimo nevischio, con un vento forte, gelido, e a me tocca tirare fuori le mani dai miei bellissimi guanti, aprire le eliche del drone, prendere il cellulare, inserirlo nel telecomando e io rimango là in cima con le mani completamente gelide, senza sensibilità. E da un lato soffro in maniera disumana e mi sento solo, dall'altro devo dire che nel momento stesso in cui filmo e vedo quelle curve magiche su quelle pareti così enormi, in quel preciso momento già provo una sensazione indescrivibile di grandezza e di emozione.
Non tanto per il video in sé, per l'aspetto tecnologico se vogliamo, ma proprio perché mi accorgo che in quel momento il mio amico sta urlando di gioia. Nessuno può dirmi che sto sbagliando o può dirmi che non posso farlo, perché è quello che ti fa sentire vivo, quello che ti aiuta, quello che ti fa svegliare la mattina con il sorriso. E per me è una cosa bellissima questa, svegliarmi ogni mattina e dire sì, faccio quello che mi piace, ce l'ho fatta. Partiamo con la ghisa nello zaino, così. Ce la faccio. Yeah. Bella zio! Che comfort! C'è wifi? La neve coi benta, si sa. Non era niente scritto. Bodybuilder. Luce azzurrina epica. Tassè. Come tassè. Tassè. Ogni anno la stessa cosa, lo stesso brivido. Le giornate si accorciano, l'erba inizia a diventare più rossastra e qualcuno pensa già a sciolinare. Sentiamo che anche il nostro giardino si sta preparando e come una voce ci chiama ancora ad ammirarlo, a costo di salire la sera dopo il lavoro per un saluto. Poca luce, ma il cuore gonfio di energia. Non importa se si è stato inverno, se siamo dietro casa o dall'altra parte del mondo, là fuori c'è sempre qualcosa da esplorare ed il cancello da superare per andare oltre e vivere le emozioni più impensabili è solo dentro noi stessi.
quello che più conta per noi è il fatto di essere un gruppo affiatato, di amici tutti di città diverse. Lo sci ci ha fatti incontrare, ma non è l'unica cosa che ci unisce. Effetto Albedo vuol dire, più di tutto, vivere momenti autentici, come questi, con i compagni che vorresti sempre avere al tuo fianco. Quello se vuoi io ce l'ho già pronto. Grande! Effetto Albedo! Ciao. Ciao. Sai chi somiglia a quell'attore francese? È lui! Ma no, è l'attore che somiglia a lui. Pensavo che era lui. Brutto uguale, dai. Questa me la metti, Ciao.